Io, facendo parte della seconda generazione di immigrati, darei un consiglio. Pensiamo fabbrica, pensiamo sempre lavoro sporco, Sì. pensiamo che ti sfruttano, ti tengono monitorati, tu devi fare questi pezzi, se non li fai non va bene. Invece la fabbrica non è proprio un ambiente così. Il razzismo c'è non solo qua in Italia, c'è ovunque. Era di essere italo-indiana. Ciao, mi chiamo Sandeep Kaur, io ho 22 anni, sono di origine indiana. Sono venuta in Italia quando avevo 4 anni, circa 4-5. Mio papà è venuto in Italia prima di noi, prima di portare me e mia mamma. E lui è venuto qua, ha trovato lavoro dopo circa un anno e con i relativi documenti ha chiamato noi qua in Italia. Io ho fatto tutte le scuole qua a partire dal 3° anno di asilo, non ho fatto i primi 2, ho iniziato dal 3°. Avevo circa 5 anni quando andavo all'asilo. I bambini di 5 anni di solito l'italiano lo sanno parlare molto bene, io non ero proprio capace perché piccolina non ero molto capace a parlare l'italiano, però piano piano ho imparato, facendo delle lezioni apposta ho imparato l'italiano e posso dire che adesso sono molto integrata sia nella lingua che nella cultura italiana, però sono più indiana che italiana per le mie origini, perché sono molto legata, sono modernizzata, però sono anche molto legata alla mia cultura, alla mia origine. Io ho fatto appunto tutte le scuole qua e poi alle superiori ho fatto il corso di parrucchiera, ma per il semplice fatto, non è che mi piaceva, che volevo fare la parrucchiera, era per il semplice fatto che sapevo che parrucchiera facevi 3 anni e poi andavi subito a lavorare. Io non volevo studiare, volevo lavorare. 1, perché non mi piaceva tantissimo studiare, 2, perché volevo aiutare mio papà, che era l'unico in famiglia a guadagnare, e io, essendo la figlia più grande, volevo andare a guadagnare soldi, perché vedevo mio papà che a fine mese faceva fatica. Ho detto: voglio lavorare, voglio aiutarlo, voglio darmi una mano. Ho fatto 3 anni di parrucchiera, di scuola, poi ho fatto anche il 4°, che in realtà era facoltativo, ma dovevo per forza farlo perché avevo solo 16 o 17 anni quando ho finito i 3 anni di superiori, e a quest'età nessuno ti tiene a lavorare, a meno che non lavori in nero. Quindi ho fatto anche il 4° anno, così avevo quasi 18 anni quando ho iniziato a lavorare. In realtà ne avevo 17, mi mancavano un paio di mesi a farne 18, quindi ho incominciato a lavorare molto presto. E la mia prima esperienza di lavoro non è stata bellissima. Lavoravo in questo negozio di parrucchiera, un brand anche molto famoso comunque, dove ho subito un po' di razzismo, quello che alcuni stranieri devono subirlo, non alcuni, la maggior parte, e dove appunto poi io ho deciso di andare via perché per il carattere che avevo non riuscivo più a stare dentro a quel negozio, a subire sempre quelle cose. Io ho un carattere forte, abbastanza forte, che l'ho fatto in questo periodo di tempo della mia vita, però c'è gente che invece ha un carattere ancora debole, che certe cose non riesce a sopportarle. Io sono riuscita a superare quella cosa, ma se al mio posto c'era stato una persona straniera che magari sapeva anche poco l'italiano, con un carattere molto debole, non avrebbe superato quelle situazioni. Poi il mio secondo lavoro è sempre stato come parrucchiera, però stavolta mi ero trovata sempre in un negozio dello stesso brand da un'altra parte. Lì invece mi sono trovata molto bene, eravamo una famiglia, non sembravo che ero estranea,
non mi trattavano come una straniera, mi hanno sempre trattato come una famiglia. Mi trovavo molto bene, però noi viviamo per guadagnare e lì non guadagnavo tantissimo, quindi avevo deciso di lasciare perché avevo trovato un'opportunità in fabbrica. Ho lavorato in questa fabbrica per circa 9 mesi. Anche qua ho dovuto subire sempre un atto di razzismo, diciamo, perché c'è stata questa signora italiana a cui non piacevano gli stranieri e noi orientali diceva che facevamo le macumbe, la magia nera. E una volta lei aveva litigato con me, il giorno dopo, 2 giorni dopo, si era fatta male, sempre al lavoro, e diceva che ero stata io a fargli la macumba. Sono stata lì 9 mesi, appunto. Dopo 9 mesi ho deciso di lasciare e ho trovato lavoro nella fabbrica dove attualmente sto lavorando, dove mi trovo molto molto bene per l'ambiente, per le persone che ci sono, mi trovo veramente bene. Poi non c'è quel razzismo che c'era da altre parti che ho dovuto subire qua, e mi sento come in una famiglia dove mi trovo davvero molto bene. Ciao Sandeep, tu appartieni alla seconda generazione degli immigranti qui in Italia. Tu che consiglio daresti a tutti i ragazzi qua su quanto riguarda il lavoro? Tu mi puoi aiutare con questo consiglio che serve a loro per il suo futuro, per trovare un lavoro, per trovarsi bene al lavoro? Secondo me nessun lavoro è piccolo o grande, tutti i lavori sono uguali. Io ho deciso di andare a lavorare in fabbrica, ma perché per me è stata la prima opportunità. Quando ho fatto domanda in agenzia mi hanno chiesto se ero interessata a lavorare in fabbrica. Io ho detto di sì, perché comunque sapevo che prendi uno stipendio buono e fai le tue 8 ore, sì, magari fai quelle ore in più che ti vengono pagate in più e poi hai la mente libera e torni a casa senza nessun pensiero. Come lavoravo prima io in negozio come parrucchiera non era così, lavoravo sabato e domenica, dovevo fermarmi tutti i giorni in più e quelle ore in più non erano mai pagate. In fabbrica è del tutto diverso, anche mezz'ora in più è pagata sempre. Allora avevo deciso, ho detto sì, colgo l'opportunità, poi si vedrà. E sinceramente io mi sono trovata molto bene, fare i turni, io faccio 3 turni e hai anche metà giornata libera, soprattutto per le donne che magari hanno dei bambini. Lavorare in fabbrica è molto più conveniente rispetto a un altro lavoro, perché comunque non hai bisogno di tante competenze come magari hai bisogno in un altro lavoro. Secondo te, Sandeep, che competenze servono per lavorare nelle fabbriche? Sicuramente l'italiano, saper parlare la lingua per comunicare comunque anche con i colleghi, il datore di lavoro, sapere gli strumenti di misura, usare il computer, sono comunque richieste che dall'agenzia del lavoro comunque ti vengono fatte, che tu devi sapere. Non necessariamente, però bisogna proprio sapere queste cose, anche per le donne che magari sono qua in Italia da poco tempo, basta sapere l'italiano, che poi una volta che entri nel mondo della fabbrica ti fai l'esperienza. Cioè, secondo me la cosa più importante è entrare nel mondo della fabbrica. Poi una volta che entri cominci a fare la tua esperienza, impari cose nuove, come è successo con me. Io di fabbrica non sapevo niente. Infatti quando mi hanno detto lavoro in fabbrica ho detto sì, accetto, però non so come mi troverò. Certo. Perché non ho mai lavorato in fabbrica. Poi noi pensiamo fabbrica, pensiamo sempre lavoro sporco. Sì. Pensiamo che ti sfruttano, ti tengono monitorati, tu devi fare questi pezzi, se non li fai non va bene. Invece la fabbrica non è proprio un ambiente così, almeno nell'ambiente in cui mi sono trovata io.
soprattutto nell'azienda in cui siamo adesso, è un'azienda molto molto pulita, e poi non ti chiedono se devi fare questi tot pezzi, ti danno un obiettivo, se lo raggiungi bene, se non lo raggiungi non è che ti uccidono, ti martellano, ti dico che non va bene lo stesso. E appunto bisogna sfatare questo mito che in fabbrica lavorano gli ignoranti, quelli che non sono andati bene a scuola. Non è vero, perché in fabbrica una volta che entri cominci a farti la tua esperienza, se sei bravo arrivi anche ai livelli alti, fino a diventare anche un controllo qualità, soprattutto per i giovani. Hai molto opportunità anche in fabbrica di arrivare a livelli sempre più alti. Io, facendo parte della seconda generazione di immigrati, darei un consiglio ai giovani comunque, di provare nell'ambito della fabbrica anche. Bisogna sempre fare un percorso di vita, sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, sapere che strada vogliamo prendere, non avere paura di iniziare cose nuove e non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Il razzismo c'è non solo qua in Italia, c'è ovunque, è una cosa che c'è in tutto il mondo, e non dico che qua gli italiani sono tutti razzisti, perché non è per niente vero. La maggior parte delle persone sono persone buonissime, con un cuore d'oro proprio. Infatti l'Italia secondo me è il paese migliore che c'è al mondo. Io mi sono innamorata dell'Italia e le persone sono bravissime qua, molto generose, gentili. Infatti bisogna avere anche accanto delle persone nel luogo di lavoro, anche nella vita, che ti accompagnano verso la strada giusta, secondo me. Sì. Io ho avuto la fortuna di trovare le persone giuste che mi hanno fatto vedere la giusta strada, e sono fiera di quello che sono oggi, di come sono, e sono fiera di essere italo-indiana. Ok, Sandeep, quanti siete voi in famiglia? Noi in famiglia siamo in 5, i miei genitori e altre 2 mie sorelle più piccole. Anche loro hanno studiato qua, sono venute da piccoli? Loro sono nate qua, tutte e 2 a Brescia. Una mia sorella ha 17 anni, non so neanche quanti anni ha. Una mia sorella ha 17 anni, l'altra 12. Certo, loro stanno facendo il suo percorso. Sì, mia sorella, quella di 17 anni, sta facendo marketing aziendale, vorrebbe diventare un notaio, mi ha detto. Che brava! Sì, notaio, avvocato, però gli piace di più notaio, vediamo cosa succede. Certo, sì. E l'altra invece, si saprà. Certo, piano piano farà anche il suo percorso. A lei piace molto lo sport, infatti ha fatto ginnastica artistica, adesso ha iniziato pallavolo, gli piace molto lo sport a lei. Bello. E so anche, Sandeep, che fra un po' ti sposerai. Sì, ad aprile mi sposo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia persona nel mondo. Ma che bello! Una persona bravissima che mi ama tanto. Certo. Certo, sarà bello perché tu sei una donna indipendente, sì. C'hai lo tuo, e allora sarà bello anche come mamma, no? Perché dopo, quando ti confronti a mamma, devi fare imparare anche questo a tuoi figli, no? Sicuramente. Certo. No. Ho avuto la fortuna di avere una persona che mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi. Certo. Non mi dice no, tu non devi fare questo, non devi fare quello. Lui è sempre stato il primo. Tu buttati, prova. Certo. Se ti piace va bene, se non ti piace niente, però almeno non ti rimane il rimorso che tu non hai provato questa cosa. Certo. Infatti, secondo me nella vita bisogna avere una persona così vicino. Certo. Ma lui è anche indiano? Anche lui è indiano. Lui è venuto qua quando aveva circa 11-12 anni. Per lui è stato magari un attimino più difficile rispetto a me, perché io ero già piccola quando sono arrivata qua. Quindi io non ho dovuto ripartire da zero. Lui invece ha fatto un paio di classi lì, quindi lui sì, ha dovuto ripartire da zero,
studiare tutta la lingua, per lui sì è stato un attimino più difficile. Certo, però comunque adesso si trova bene, Sì, si è integrato, si lavora. è integrato benissimo anche lui e ha fatto tutte le scuole qua, dalle medie in poi, le superiori, poi aveva fatto lo stage in questa fabbrica dove lavora anche adesso. Ha lavorato durante lo stage, gli è piaciuto come lavorava, infatti lavora lì da quasi 6-7 anni che lavora lì. Certo, vedi, la possibilità c'è, lui Sì, ha fatto il sì. suo stage e dopo è andato a lavorare, È andato a lavorare, certo, sì. sì, per la sua capacità, ecco, Esatto. dipende persona a persona. E su quanto riguarda i tuoi genitori, la tua mamma anche lavora? Anche mia mamma lavora e ha cominciato a lavorare da un paio di anni. Prima le mie sorelle erano ancora piccole, andavano a scuola, poi il fatto di andare a prendere, lasciare, e noi non abbiamo qua nonni così che potevano tenerle, quindi lei non ha lavorato prima appunto per le mie sorelle, per mia sorella più piccola più che altro, e adesso invece che è diventata grande è indipendente, sa arrangiarsi da sola, torna da scuola, si prepara da mangiare. Mia mamma ha deciso di andare a lavorare, infatti lavora anche lei in fabbrica, Che si brava. trova benissimo, Sì. lavoro pulito, si trova molto bene anche lei. Certo, sì, 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 bello. Anche mio papà, anche lui lavora in fabbrica, lui lavora nella stessa fabbrica da 20 anni, da quando è arrivato qua, lavora in quella fabbrica. Una piccola cosa, tu resti a vivere qua in Italia o torni alla India? Questa no, io non, cioè tornerò in India sì, Sì. per le vacanze, Sì. per divertirmi così, ma a vivere rimango qua in Italia, Certo. perché a me piace tantissimo l'Italia. Poi sei vissuta tutta la vita Sì, qua. la mia vita è qua. Certo. Io ho girato, non ho girato tantissimo, però sono andata un po' in Inghilterra così, però a me piace solo l'Italia, secondo me l'Italia è la migliore. Certo, è bellissima. L'Italia sì, è sì, bellissima, concordo le con te. persone in Italia sono bellissime. Certo, sì, sì, sì. Sandeep, ti ringrazio tanto per essere venuta. In bocca al Figurati. lupo per tutte le cose, saranno tutte le cose belle per la tua vita, il tuo Grazie. matrimonio. E ti Grazie. saluto. Grazie Silvi. Ciao Sandeep. Ciao. Oddio.